Buongiorno. Nella tradizione giudaica ci sono due corpi di leggi. C'è un corpus di leggi che è definito leggi definite noachiche e un corpus di leggi definite mosaiche. La differenza qual è? La differenza è che le leggi noachiche sarebbero le leggi che Dio avrebbe dato per tutta l'umanità, mentre le leggi mosaiche sono quelle che Dio avrebbe dato in relazione esclusiva al popolo di Israele, cioè a quell'unico popolo di cui, come sappiamo, lui si interessa. La differenza tra i due è per esempio già rimarcata da Mosè, ma avremo modo di leggerlo, quando dice: questo patto, questa alleanza che Yahweh sta facendo con noi, con i nostri padri non l'ha fatta. Quindi Mosè era ben consapevole di questa differenza di questi due corpi di legge. Ed è una differenza anche quantitativa, nel senso che le leggi mosaiche sono 613, non soltanto quelle 10 che ci sono state insegnate, e nel merito delle quali entreremo, perché anche lì ci sono delle cose che forse non tutti sanno e che quindi vale la pena di sottolineare e di mettere in evidenza. Quelle che Dio, il presunto Dio, avrebbe dato a Noè sono 7. Questo presunto Dio le avrebbe date a Noè e ai suoi figli dopo il diluvio universale. E siccome Noè non era ebreo, queste leggi dovrebbero valere per tutta l'umanità. L'umanità che è divisa in Goyim, cioè noi non ebrei, e Yehudim, cioè i giudei. Ricordo che anche in un libro ho riportato le parole che il rabbino capo della comunità ebraica di Roma aveva detto quando appunto parlando proprio del rapporto tra gli ebrei e gli altri, diceva che a noi ebrei, lui diceva, sono chieste delle cose che alle persone normali invece non vengono richieste. Il che stava già ad indicare, l'avevo sottolineato in quel libro, che esiste un concetto evidentemente di normalità per alcuni dai quali altri sono distinti o sono esclusi o sono fuori. Delle leggi che vengono date a Noè, ho detto prima, sono 7, sono suscettibili almeno di alcune riflessioni fondamentali. Riflessioni fondamentali perché? Perché noi partiamo, almeno per quanto riguarda l'Occidente, da un testo che si vuole essere stato dettato da Dio e soprattutto partiamo da un testo che si vuole essere stato dettato da un Dio di amore, da un Dio che ama le sue creature, da un Dio che avrebbe voluto fin dall'inizio diffondere amore e da un Dio che vuole che le sue creature si amino l'una con l'altra. Ora, se voi leggete e le state leggendo con me queste leggi, notate immediatamente una cosa. Non c'è una sola parola che richiami all'amore. Non c'è una sola parola che richiami all'aiuto reciproco. Sono divieti. Sono tutti divieti, salvo una, l'istituzione di tribunali. Perché? Perché Dio che avrebbe creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè a immagine e somiglianza di un essere perfetto di amore, ha sentito la necessità impellente, inderogabile, di dare tutta una serie di divieti. Io vi devo dire che da un Dio così mi sarei aspettato ciò che invece si trova per esempio nei corpus di leggi che sono state nei secoli elaborate da varie società umane. Sono stati condotti degli studi e sono stati trovati, come dire, degli elementi che sono comuni a questi corpus di leggi emanate dalle varie società umane. E ci sono effettivamente degli elementi comuni che rimandano all'idea di amore e di rispetto e sono per esempio l'aiuto all'interno della famiglia, l'aiuto all'interno di un gruppo, il ricambiare l'aiuto. Ecco, di tutto questo non si trova traccia
nelle leggi che Dio avrebbe dato all'uomo, perché voi le vedete, sono leggi che prevedono semplicemente dei divieti. Non rubare significa prevedere che c'è la proprietà privata, ma non si dice rispetta la proprietà privata, si dice non portare via le cose che appartengono ad altri. E questo già la dice lunga, ma ripeto, io non voglio entrare nel merito di ogni singola legge. Voglio far capire come chi ha emanato queste regole, chi ha promulgato queste leggi, in realtà non era un Dio di amore, ma come sappiamo bene erano gli Elohim, che prima ancora che giuristi erano dei colonizzatori militari che si sono spartiti il pianeta Terra indipendentemente dalla loro origine, non ci interessa in questo momento, potevano essere chiunque, ma hanno emanato una serie di regolamenti finalizzati non a creare una sorta di paradiso terrestre sulla terra, dove tutte le persone si amino, facciano in modo di amarsi le une con le altre, facciano in modo di andare incontro alle esigenze delle altre, ma sono leggi che fanno sì che una volta stabilito un ordine e una volta stabilite delle gerarchie e una volta anche acquisite delle proprietà, quelle non vengano toccate, quelle non vengano messe in discussione. E l'unico ordine dato in senso positivo, cioè che non esprime un divieto, è l'ordine di istituire dei tribunali. Ora voi dovete sapere che nel Talmud Sanhedrin, che è una delle versioni del Talmud nel quale queste leggi noachiche sono riportate perché non si trovano nella Bibbia, si trovano nella tradizione giudaica, nel Talmud Sanhedrin la pena che era prevista per chi non rispettava queste leggi era la pena di morte, non c'era pietà. Nei secoli poi i rabbini hanno mitigato questa durezza di queste leggi emanate da questo presunto Dio di amore, che diceva non fate, non fate, non fate, non fate, non fate, vi obbligo a istituire dei tribunali in modo che attraverso tutti i sistemi impiegati dai tribunali si vadano a scovare, stanare, intercettare tutte quelle persone che non rispettano le regole che i governanti stabiliscono. Questo mi fa venire in mente tutta una serie di cose molto molto attuali e lo dico sempre che la Bibbia è attualissima. E anche queste leggi noachiche ne sono un ulteriore esempio. Servono a mantenere un ordine costituito. C'è anche una legge che riguarda, lo vedete, la leggete, che riguarda l'obbligo di evitare delle crudeltà nei confronti degli animali, perché evidentemente questi uomini fabbricati dagli Elohim come OGM forse non si comportavano, come anche facciamo noi, molto bene con gli animali, e allora questi Elohim hanno sentito il bisogno, come dire anche qui, di mitigare il comportamento troppo duro che gli uomini tenevano nei confronti degli animali, magari staccandone dei pezzi vivi da mangiare pur di rimanere in vita, però bisogna anche capire in che situazioni vivevano, quindi non sta a noi giudicare e non giudicheremo di certo. Quello che stiamo facendo è una analisi semplice, molto semplice, di queste leggi. Un'analisi che va nel pieno rispetto di una delle affermazioni che Gesù Cristo ha fatto nel Nuovo Testamento, che diceva appunto non giudicate per non essere giudicati e quindi noi non giudichiamo, ma ci limitiamo a prendere in considerazione che qui l'unico ordine positivo era quello di istituire dei tribunali per giudicare. C'è anche il non commettere adulterio. Siccome questi elenchi sono formulati anche in modi diversi, non commettere adulterio significava in altri elenchi non commettere atti sessuali non consentiti. Poi nella Bibbia li rivedremo e vedremo anche come erano puniti. Ma tutto questo serviva a mantenere un ordine sociale
e serviva a mantenere un ordine sociale sotto la cappa di tribunali che dovevano giudicare. Quindi non si faceva appello all'amore dell'uomo, non si faceva appello al sentimento dell'uomo, si faceva appello al timore di essere puniti. E questo è comprensibile in un regime, questo è comprensibile all'interno di un ordine che non accetta anarchia, che non accetta disordine. Questa cosa verrà poi ripresa nelle 613 leggi mosaiche. E non bisogna neppure commettere l'errore di pensare che poi con il Nuovo Testamento tutto sia cambiato. Perché in realtà spesso si sente dire: beh, ma l'Antico Testamento diceva delle cose, in realtà col Nuovo Testamento, in realtà poi con l'arrivo di Gesù, le cose sono cambiate. Il discorso dei tribunali, leggetelo bene nel Nuovo Testamento, ma lo andremo a rivedere, rimane fino alla fine. Rimane fino alla fine. E chi non avrà rispettato le regole sarà durissimamente punito. Questo è l'ordine militare, o se preferite, come qualcuno la chiama, la matrix nella quale noi viviamo e alla quale noi dobbiamo sottostare. Quindi queste 7 regole, che sono quelle che Dio avrebbe dato all'umanità, sono regole, mi permetto di dire, dal punto di vista etico, inferiori a quelle che molte società umane sono riuscite ad elaborare da sole. Ma sono inferiori non necessariamente perché gli Elohim fossero intellettualmente inferiori, ma perché avevano degli obiettivi precisi. Erano dei colonizzatori, ripeto, non mi interessa da dove provenissero. Potevano anche essere dei residui di una civiltà superiore sopravvissuta al grande diluvio e che poi ha ripreso in mano il potere. Ma certo che riprendendo in mano il potere ha scelto degli uomini, come dice la Bibbia, degli uomini giusti, o meglio, ha rifatto una casta di uomini geneticamente giusti, non eticamente giusti, geneticamente giusti, da utilizzare come loro rappresentanti, come loro governatori per tenere sotto controllo i sudditi, o se preferite, visto che le religioni usano da sempre il termine pastori, per tenere sotto controllo il loro gregge, il gregge che veniva affidato a ciascuno di loro. E queste sono leggi che sono state emanate per tenere sotto controllo un gregge, o meglio per tenere sotto controllo tante greggi. Questo è importante capire, perché fin dall'inizio il discorso dell'amore nella Bibbia non c'è. C'è la necessità assoluta di rispettare degli ordini e non è un caso che queste leggi, che sarebbero le prime leggi date all'umanità, siano 7 leggi che tra l'altro, ve lo dico così come curiosità, corrispondono numericamente ai 7 colori dell'arcobaleno, sapete, dopo il diluvio universale, quando si dice quest'arco mi ricorderà questa alleanza che ho fatto con voi, quindi c'è questo ritorno del numero 7. Quindi sono queste 7 leggi che contengono 6 divieti e l'ordine di istituire dei tribunali per giudicare e condannare coloro che non rispetteranno quei divieti. Di questo dobbiamo essere consapevoli per capire all'interno di quale mondo viviamo, un mondo che è stato messo in piedi da un sistema di colonizzatori, governatori, che hanno inteso costruire per loro un mondo che fosse governabile e all'interno del quale tutti gli istinti, quelli più immediati, pensiamo al appunto non adorare per esempio degli idoli, che voleva dire se voi state con uno degli Elohim non dovete adorarne degli altri,
perché questo avrebbe creato ovviamente del disordine sociale. Non commettere adulterio, sappiamo benissimo che disordine sociale crea l'adulterio, lo vediamo ancora oggi. Non bestemmiare non era un ordine, come dire, di carattere etico, ma era una indicazione precisa di non oltraggiare il nome del sovrano di riferimento. Insomma, c'erano tutta una serie di indicazioni molto precise che nulla avevano a che fare con l'aiuto reciproco, nulla avevano a che fare con l'amore, ma che tendevano a mantenere un ordine all'interno del quale, ci piaccia o non ci piaccia, noi ancora oggi dobbiamo stare. Ciao, grazie, alla prossima.